Oggi siamo in Svizzera, il paese della neutralità, famoso per le sue verdi distese, il clima pacifico e civile che trasmette al mondo un pezzo di terra con un enorme sorriso stampato sopra la faccia. Ebbene signori, sapevate che esiste una Svizzera sotterranea? Benché in nome della sua neutralità la Svizzera non sia mai entrata in guerra, il paese ha comunque un suo esercito e oltretutto vanta un numero di bunker antiatomici ben più alto di molti altri stati che, diversamente dalla Svizzera, sono pronti a fare la guerra. Il primo passo verso la neutralità svizzera risale al 1516, quando, ad un anno di distanza dalla battaglia di Marignano, l'ultimo conflitto armato combattuto dalle truppe confederate, conclusosi con una cocente sconfitta ad opera dell'esercito francese, la Svizzera stipulò con l'allora re di Francia Francesco I un trattato di pace. Un principio ribadito e sedimentato poi nel 1815, quando nel corso del congresso di Vienna venne internazionalmente riconosciuta la neutralità e l'inviolabilità della Svizzera. Ma se la possibilità che la Confederazione entri in guerra è ridotta ai minimi termini, allora perché ci sono oltre 360.000 rifugi antiatomici distribuiti in tutto il paese, pronti ad ospitare in caso di emergenza tutti gli 8,7 milioni di abitanti? Il loro numero è infatti ben più elevato in Svizzera rispetto a molti altri stati, anche quelli che negli ultimi decenni hanno davvero attraversato guerre oppure minacciato attacchi veri e propri. Beh, il motivo, signori, è semplice. Perché lo dice la legge federale. Io non so se voi state dando ascolto alle mie parole, ma dagli ultimi dati pubblici risulta che la Svizzera è l'unico paese nel mondo in grado di ospitare il 100% della sua popolazione in bunker antiatomici di ultima generazione forniti di ogni comfort in caso di apocalisse. E non parleremo solo di questo, segui il video fino alla fine, questo video curiosità parlerà di due aspetti fondamentali relativi alla Svizzera sotterranea che serviranno ad ampliare le vostre conoscenze in merito ai più alti livelli di sicurezza informatica mai concepiti dal genere umano. Nel 1963 venne scritta una legge. La legge, attualmente in vigore, facente parte del regolamento federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile svizzera, dice che ogni abitante deve disporre di un posto protetto raggiungibile in tempo utile dalla sua abitazione e i proprietari di immobili sono tenuti a realizzare ed equipaggiare rifugi antiatomici sicuri in tutti i nuovi edifici abitativi. Parliamo di qualcosa come 360.000 bunker sotterranei, spesso collegati da complessi tunnel e gallerie. E non è finita qui. Ai 360.000 bunker costruiti in case, istituti e ospedali si aggiungono anche 5.000 rifugi pubblici aperti a tutti, raggiungendo così un grado di copertura che addirittura, signori, supera il 100% della popolazione. E attenzione, non parliamo della caverna di Jimmy il Clochard, ma di veri e propri quartier generali completamente abitabili. Nel sottosuolo della città di Lucerna se ne trova uno, davvero fuori dal comune, costruito per proteggere fino a 20.000 persone da un possibile attacco nucleare. Il rifugio lucernese, al momento della costruzione nel 1976, era il più grande al mondo nel suo genere. Con i suoi 7 piani potrebbe essere considerato un vero e proprio quartiere sotterraneo in cui alloggiare in caso di catastrofe. Ma se la legge obbliga i proprietari di abitazioni ad allestire una costruzione di protezione, perché crearne anche di pubbliche? Perché nel caso in cui i privati non avessero per qualche motivo rispettato quest'obbligo, possono comunque garantire ai propri inquilini e a se stessi un posto in un rifugio pubblico. Nonostante
notizie alla luce del sole relative ai bunker e all'immensa organizzazione di questo paese, che in termini di legge a tutela della popolazione sovrasta ogni altro paese nel mondo, ci sono informazioni, riservate, che parlano del segretissimo Opera 1102, rimasto ultra top secret fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Tra i vari siti sotterranei, quello di Amsteg, nel canton di Uri, è forse il più particolare. Sì, perché si tratta di un bunker segretissimo. Il motivo di tanta discrezione è dovuto al fatto che la struttura è stata pensata durante la Seconda Guerra Mondiale per ospitare il governo federale in caso di invasione dalle truppe naziste. Il bunker, che, pensate un po', ha una superficie di 3000 metri quadrati, e non si ha la minima idea di quanto scenda sottoterra, non era destinato solo ad ospitare i 7 consiglieri federali in caso di emergenza, ma era stato concepito anche per offrire loro un certo comfort, sale meeting, camere singole e tutti i comfort che vi potete immaginare. Le truppe naziste non misero mai piedi in Svizzera e dunque non servì mai a niente. Fino a che la compagnia Gold Safe non lo acquistò per trasformarlo in un deposito per custodirvi oro, denaro liquido, opere d'arte e altri oggetti di valore appartenenti ad una clientela internazionale. Questo forziere non può più essere visitato dal pubblico ed è costantemente perimetrato dalle forze militari del paese. I rifugi pubblici svizzeri, così come molti altri privati, sono perfettamente mimetizzati nell'ambiente urbano. Una banale rampa di pochi metri nei pressi dello stadio della città di Lugano, per esempio, introduce in un'articolata struttura sotterranea una vera e propria città sotterranea costituita da sale comuni, dormitori, cucine attrezzate e uffici di comando. Non solo sono perfettamente integrati con l'area metropolitana in superficie, ma sono autonomi al 100% e ancora perfettamente mantenuti e funzionanti. Per quanto riguarda l'energia elettrica, invece, il generatore a diesel che ci viene mostrato nella sala del generatore, in caso di totale blackout esterno anche a livello mondiale, permette di sopravvivere fino ad esaurimento combustibile. Allo stesso modo, questi geni, se all'interno del rifugio venisse a mancare la luce, saranno le pareti a fare luce, perché sono interamente dipinte con vernici militari fosforescenti e fotoriflettenti, e per la luce vera e propria, anche nel caso in cui il generatore venisse a mancare, hanno riferito, senza entrare ovviamente nei particolari, che riuscirebbero a produrre energia autonomamente per anni. Tutte le foto che state osservando dall'inizio del video sono foto originali e pubbliche dei bunker. All'interno dei bunker, in caso di bombardamento chimico o qualsiasi altro attacco terroristico, tutta l'aria proveniente dall'esterno viene filtrata attraverso alcuni dispositivi specifici dotati di appositi filtri. Questi macchinari agiscono come carbone attivo, permettendo di avere aria fresca e pulita per anni, lasciando entrare all'interno dell'intera struttura solo aria non inquinata. Inoltre, quasi tutti i bunker hanno un'area di comando inaccessibile alla popolazione per motivi di sicurezza. Da alcune indiscrezioni, quasi tutte le aree di comando hanno telefoni rossi collegati direttamente con i capi di stato delle varie nazioni. Esistono tunnel che permettono l'accesso ai bunker da non si sa dove, tunnel nascosti che permettono alle forze armate di transitare anche con mezzi pesanti e corazzati. E state guardando una rarissima foto di uno dei tunnel ancora in costruzione. Parliamo di strutture in piombo e cemento armato situate a centinaia di metri sottoterra. Ma c'è un altro aspetto relativo ai bunker segreti svizzeri, cari amici. Qualcosa che assolutamente non ti aspetti. Shopping online, telefoni cellulari, social network, la tecnologia digitale è una rivoluzione che si può riassumere in miliardi di dati personali. Una vera e propria miniera d'oro di informazioni che spesso, specie in ambito militare, devono essere protette da occhi indiscreti. La Svizzera, per esempio, cari signori, aveva tutte le caratteristiche per diventare letteralmente la cassaforte digitale del mondo, con le centinaia di migliaia di bunker, si arriva quasi a 400.000, e con l'assenza totale di minacce per la Svizzera nel prossimo futuro. Quale mossa migliore? Nel 2020 ognuno di noi ha prodotto 1,7 megabyte di dati al secondo, l'equivalente di una canzone di 2 minuti ogni secondo. Questo volume spaventoso raddoppia ogni 3 anni sotto la pressione quotidiana della nostra iperconnettività.
Si tratta in realtà di una goccia nell'oceano delle big data, economia, salute, mobilità, difesa, consumi, servizi. Dal 2010 la rivoluzione digitale ha cominciato a smaterializzare tutti i settori della nostra società, dall'economia agli acquisti online. Oggi il suo funzionamento si basa esclusivamente sull'utilizzo di dati digitali. Oggi, cari signori, i dati sono alla base della società per come la conosciamo, non esiste via di scampo. C'è una chiara e netta tendenza a livello planetario nella raccolta e nell'utilizzo di dati, soprattutto nello sviluppo di intelligenze artificiali che sappiamo essere un processo ad alta intensità di dati e processi che richiedono moltissime risorse per funzionare al meglio. Non per nulla le big data sono una miniera d'oro che genera 203 miliardi di dollari l'anno. Questo tesoro immateriale, che ovviamente deve essere conservato e protetto da occhi indiscreti, solleticò gli appetiti delle ricchissime aziende svizzere. E che cosa successe? Nacquero Deltalis e Mountain, due delle imprese di stoccaggio che stanno plasmando letteralmente l'immagine futura della Svizzera e trasformando il paese nella cassaforte digitale del mondo, sfruttando la complessa rete di tunnel e bunker presenti nel paese, che sono stati acquistati dai provider miliardari delle big data con lo scopo di proteggere a qualunque costo le informazioni e il corretto funzionamento della rete a livello mondiale con l'aiuto di satelliti e infrastrutture attualmente top secret sottoterra. Con l'aiuto di strategie comunicative all'avanguardia, queste compagnie stanno cercando di attirare nei loro bunker i dati delle aziende straniere. Sulla carta non mancano di attrattive. Nel 2016 l'ultimo Data Center Risk Index classificava la Svizzera al terzo posto fra i paesi ideali per ospitare i data center sotterranei. Oggi invece è il primo in classifica e ospita 74 dei 4.000 centri mondiali. Diverse caratteristiche ovviamente rispondono a queste esigenze: stabilità politica, neutralità, la forte presenza di bunker sotterranei all'avanguardia e l'approvvigionamento elettrico sicuro ed economico a praticamente zero emissioni di CO2. La maggior parte di questi bunker si trovano fra Uri e Zurigo e non è una coincidenza. La regione stessa è situata su uno snodo di comunicazioni tra il nord e il sud dell'Europa ed è circondata da un anello di fibra ottica fra le più all'avanguardia nel mondo, che alimenta e rifornisce Zurigo in meno di un millisecondo. Non parliamo solo di bunker sotterranei creati con lo scopo di proteggere la popolazione ai sensi di una legge federale che obbliga chi di dovere a farlo, ma anche di un business letteralmente sconosciuto, oscuro ai più, che si occupa della protezione di dati. Dati che a quanto pare sono talmente importanti, dati di aziende provenienti da ogni parte del mondo e dati militari che devono essere per forza stoccati in data center top secret sottoterra. Parliamo attualmente della cassaforte digitale più importante del mondo e di contratti non alla luce del sole con multinazionali e governi per lo stoccaggio di dati che vengono appositamente tenuti lontani dal consenso pubblico. Se te sei il CEO di una multinazionale e hai un pacchetto di dati in una sola ed unica copia che dimostra transazioni illegali o qualsiasi altra cosa non alla luce del sole, così come funziona per i soldi nei paradisi fiscali, puoi pagare un data center che senza fare domande terrà al sicuro l'unica copia crittografata dei dati che decidi di nascondere e dormirai sogni tranquilli con la consapevolezza che i tuoi reati sono sotto centinaia di metri sotto le montagne in Svizzera. Lo stoccaggio in questo caso è talmente sicuro quando a richiederlo non è un privato, non è una multinazionale, ma letteralmente
un governo straniero. È risaputo che il Dipartimento della Difesa statunitense ha contratti con Amazon nell'ambito di Amazon Web Service per stoccare letteralmente dati altamente sensibili e classificati ai quali nemmeno Wikileaks è riuscito ad arrivare, e uguale funziona con i bunker svizzeri. La curiosità relativa a questo video sta proprio in questo: esistono enormi data center ad accesso limitato sotto le montagne svizzere che accolgono chissà quale segreto governativo, aziendale o di altra natura, con la consapevolezza che i dati detenuti nei centri svizzeri in forma fisica, digitale o in qualsiasi altra forma sono interamente inaccessibili. A Berna, cari signori, non scherzano, ok? Non vi pensate che la neutralità significa debolezza o mala organizzazione. All'interno del DDPS, ossia all'interno del Dipartimento Federale della Difesa e della Protezione della Popolazione, la questione per quanto riguarda la protezione dei dati è considerata esplosiva, e se anche molti insider considerano la Svizzera obsoleta per quanto riguarda le proprie politiche di protezione dei dati, l'avvento di aziende private nel settore dal 2019 ha dato una notevole svolta al sistema, che è in procinto di adeguarsi alle normative europee per quanto riguarda la protezione dei dati, avvicinando molti clienti esteri. E nonostante secondo alcuni sia rimasta indietro sotto molti punti di vista, ospita sotto le sue montagne 70 data center altamente sensibili. La mia ricerca in questo ambito continua e se scoprirò qualcosa di interessante ve ne renderò partecipi. Per oggi, cari signori, è tutto. Io vi ringrazio per essere stati con me e se il video vi è piaciuto vi invito ad aiutare il mio lavoro di divulgazione indipendente con un like. Se sei nuovo e ti interessano i temi che affronto, iscriviti al canale. Noi ci vediamo presto, molto presto, nel prossimo episodio. Adieu!